da nessun episodio per 2 giorni, ne sto registrando il secondo nell'arco di un paio di ore. The Christmas Pew. Allora, mi metto la guida sul secondo monitor perché mi sembra più sensato e con la spada no, dove cazzo sto andando? Ok, vediamo se ci sono altre cose laterali qua. Allora, cioè? Allora, ok, no, aspetta. Niente di importante. Dove la dovevi utilizzare la chiave? Allora, questa guida non è chiarissima, perché mi dice... La prima cosa... No, non avevo chiesto scusa. Prendete il libro falso e spostate l'orologio a muro. Un interessante pergamene e una chiave stavano in bella mostra in un buco sul muro. Dopo aver letto e abbandonato il documento, continuate il vostro viaggio fino ad arrivare al portale, la biblioteca. Io vorrei capire che cosa vuol dire, perché sei molto molto curioso, ma... qualcosa che è qui? Aspetta, è qua. Alla doppia porta, non doppio portale, immagino. Eh... 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 Aiuto, posso appoggiarla? Tu che cosa sta cazzo sei? Allora. Aspetta, Va, vado via. Allora, devo lasciare... Non voglio tirarla, ho paura. Ok, arrivederci. Ho preso un anno? No. Ah. Ah, è qui. Ok. Allora. Allora. Senti debole. Ah, mi togli 2. Ok, quindi posso permettermi ancora un altro colpo. Bene, bene.
Azioni, aprire, cercare, ti prego. No, ah, aspetta, il libro, tendovi all'angolo a destra. Ho capito. Però se smette di correre, io. Allora, posso ucciderlo lui? No, non credo. Una lampada a petrolio, utilizza. Cosa? Come non c'è? Ma tua mamma? No, 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 no. L'angolino a destra. E qua tipo? Però ho capito. Se non va. Cosa vuoi che faccia? Allora. Nell'angolo a destra. Io non posso mettermi nell'angolo. Lo capirai anche tu. Che io non posso mettermi nell'angolo a destra in un gioco che ha questo tipo di controlli. Te ne rendi conto, vero? Che non è una cosa fattibile. Qua. Per me è questo. Eccolo, l'ho fatto. Ok. Cercare di attivarlo qua e... No, mi piace proprio questa visuale. Corri. Ma allora corre quando vuole lui? Cazzo c'è il Necronomicon? Allora. Nel piccolo studio appena raggiunto raccogliete le 3 daghe. Le 3 daghe libri. Quali 3 daghe? Un pugnale, un pugnale, una pergamena. Pergamena, libro. Allora, leggiamo tutto quanto. Quindi, complesso, leggiamolo. Ludwig Prin, nomine invocatoris, si non sanctificatus es, cave. De vermis mysteriis non absolvo polem legendum fatum et eum versus. Tibi magnum innominandum signa stellarum nigrarum et E questo possiamo anche lanciarlo, no? Leggete tutto ciò che vi sembra utile.
Per poi tenere solamente il talismano e la daga, va bene, quindi lancia. Juan Luis Jorge, de Biblioteca. Vabbè, Translation does not alter. Dio mio. Vabbè. Translation does not alter the occult power contained within such forbidden texts. The malevolent energy is in no way diminished. The spell must be cast aloud and clearly, in certain languages or little-known dialects. Maglafar Fathang. The reader will understand that, in the light of these revelations, I would be foolhardy to continue quoting from the text I have before me. If spoken aloud in its entirety, it would surely awaken powerful and malignant forces. I will go further and say that simple reading of some of the more technical passages describing specific practices is in itself a perilous exercise. The ill-prepared reader can easily fall prey to attacks of demented hysteria, not unlike those described in cases of individuals said to be possessed by evil spirits. I recommend the study made by Zempf, Urbain, Grandier, and Loudon, and the reports made by the Reverend Richard Price concerning a number of astonishing, to say the least, exorcisms carried out in a parish near Providence. Given what I have written, we must be grateful to the librarians of the British Museum, who have never allowed consultation of the work of Al-Azib's startling work, the infamous Necronomicon. Copies of that work do exist, in spite of the zeal of book-burning inquisitors. For proof, we need look no further than the British Museum, of course, and the sealed archives of the Miskatonic University in Arkham. Other examples of books whose evil can be unleashed by any thoughtless reader are von Jutz's von Unersprechlichen Kulten and the abominable De Vermis Mysteries by Ludwig Prien, whose sordid death should be a lesson to all those tempted by a study of the occult. Va bene. Poi, pergamena. The Sacrificial Dagger, Otto Stern, Lumina Books. The importance placed on ritual sacrifice is constant in religious cult practice. Propitiating the gods is a theme common to many religions. The Old Testament affords many examples. Primitive polytheistic belief systems integrate sacrifice in their rituals as part of the recurrent process of reaffirmation and, naturally enough, group cohesion. The Sacrificial Dagger. Ah, ho sbagliato la tasta. The members of their social and religious community come together in an act of purification and atonement. The importance placed... No, cazzo. It would be erroneous to imagine the act of human sacrifice, linking priest, offering, and God, C.F. Manzetti's stone cults, as anything less than a vital focusing of the group's faith. The act also ensures the continuing appeasement of the god, but only if practiced by a recognized officiating priest using the appropriate instrument. Studies made concerning primitive religious groups bear witness to the central role of sacrifice in living ritual. My own work in the field of ethnopsychology brought me into contact with a sorcerer living in the region of Arkham. He introduced me to the rite of steel, linked to a ceremony known as adoring the black goat of the woods with 1,000 youngs. The god,
being adored is known as the vagabond. Here, the dagger's role, which allows the life breath to pass from one dimension to another, is essential. The vagabond is a frightening figure, being able to move where he wants and to kill those who have displeased the goat god, for whom he acts as a go-between. The goat is clearly a fertility god. The priest, having spoken the invocation, must choose the appropriate dagger for the sacrifice. The knife with a sinusoidal blade that must be dipped 7 times on night when the moon is full, in water that has been distilled 100 times, will be laid aside, since it would send the vagabond back into his own dimension. See illustration. The priest will rather choose the dagger with a curved blade. That is more appropriate for slitting of the lamb's throat. This act transfigures the sorcerer priest and plunges the assembled worshippers into a divine Credo che tutto questo trance. faccia riferimento allo stronzo che abbiamo incontrato prima, quindi mi servirebbe soltanto questo. Sì. Posare, mettere. Bene. Ultima pergamena. The Book of Va Yael. bene. Numerous devilish cults speak Quanto è of lunga? 2. Cthulhu? What's Ok. numerous devilish Avevi la mia cults speak curiosità, of ora hai la mia monstrous attenzione. creatures called the Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Adepts of such cults refer to forbidden literature in order to cause these frightful entities to appear before them. What serious student of folk myths has not come across the names of Cthulhu and Shub-Niggurath? It must be said that these creatures wield tremendous power and are difficult to control once they have been unleashed into the world. Those who serve He who goes in shadows protect themselves with signs of stone carved into the walls of houses or engraved on various objects. For those misguided servants of evil, the best protection appears to be that afforded by the sign of the most ancient gods, engraved in Manar stone, a heavy material said to be disagreeable to the touch. The sinful practices of those who fall into such errors can only lead to the darkest of despair, and are a mortal danger to the soul. Such monsters as those invoked by these foolhardy individuals are engendered when reason drops its guard. Man is easily tempted into perversion. It is why we must forever remain alert and renounce Satan with each breath we take. Una delle quali è Marilyn His Manson, ways secondo are Peter infinite e Lois. Però, in number. chi aveva visto quella puntata dei Griffin lo ricorderà. Allora, quindi direi che no, lascia. Mi tengo questo. Da quel che ho capito è questo quello che mi devo tenere. Quindi allora, io ho paurissima del fatto che ragazzo, del fatto che morirò in continuazione.
perché ho 3 di vita ed è un po' pochino. Ok. Vale, non ci credo. One shot. Bene, bene, bene. Facciamo una cosa però, Io, se permettete, ora questa me la riprendo. Ok, una lampada a petrolio. Cazzo, aspetta, no, fammela ricaricare, no. Una spada. Ora, scendete nuovamente. Ok, quindi ci eravamo portati un po' avanti prima. Prima che io cominciassi a utilizzare le guide. Ok, quindi allora facciamo. No, ho sbagliato, calmo, ho sbagliato. Dirigetevi subito verso la cucina e va bene. Allora, la cucina l'ho già fatta io, però per sicurezza rientriamoci, magari sono down, ho dimenticato qualcosa, tipo la coperta. Con l'acqua della botte. C'è una botte qui? No? Spero. Che poi, tra l'altro, è questa. Quella è l'altra parte. Tonica di petrolio vuota, lasciala. Una brocca. Ora una brocca d'acqua. Posso bere? Com'è dell'acqua marcia? Ma io pensavo di potermi curare. Ma ho 3 di vita. Ma è ingiusto. Questo è profondamente ingiusto. Tra l'altro io sono un decetto mi uccide. Io ho 3 di vita. Allora. Aspetta. Mi conviene fare una cosa. Tonica di petrolio. Utilizza. Che la lampada è piena. Una tonica vuota. Lancia. Ok. Spada. Sì, sta andando a seconda. Aspetta. Che in realtà mi sa che li ho già mangiati i biscotti. Se sono questi, se ho capito bene. Io li ho già mangiati. Esatto. Puttana troia. Ho 3 di vita. Cristo.
Allora, visitando la seconda camera, aspetta, ma vaffanculo, ma vai a fare in culo. Io qui gli zombie li avevo affrontati uno a uno. Quando? Quello che bastava fare. Era questo. Era questo, era appoggiarla. Cioè, se io ho 3 di vita, vabbè, ma io non potevo mai arrivarci, poi perdonatemi, Tutto veramente l'amore del mondo, ma come ci si poteva arrivare? Ora, un'altra cosa che mi ha fatto perdere un sacco di vita. Tu vieni qua. Spento, Vai a fare in culo. Ora. Un disco, prendi, un libro, prendi. Qui cosa abbiamo? Chiuso. Aspetta. Che libro è? Non è niente per suonarlo. Mi serve quello. Leggiamo il libro. Memories by Alistair Boleskine. Printed in London. Va bene. It was during a conversation with G that one first heard of the New England fishing village of I. The area was apparently the ideal place from which to witness unusual phenomena in space. The quality of the air, along with the conjunction of several favorable factors, made one impatient to get started. Having gleaned what information one could from the British Museum, one set off with all haste. One's work on space and comets in particular had met with a warm response, and one thought it judicious to include several original sketches of the phenomenon, sketches which one felt were sure to arouse a great deal of keen interest in the scientific circles of 1834. Vabbè, chiedo scusa, l'avevo finito di Lord leggere io. Boleskine's In memoirs finendo, quindi end mi at auguro this che avete point. finito anche voi. Who knows what extraordinary contributions he might still have made had he not succumbed during his visit to New England to dementia, followed by an early death in St. Andrew's Hospital. Cazzo. Allora. No, allora, qui abbiamo una chiave però che ancora non ho utilizzato. Questa. No, questa? No.
Ma non credo che fosse questa. Che la porta non fosse quest'altra. No. Mai. Perdonatemi. Allora. Passando attraverso la porticina di fronte al camino, spegnete il sigaro fumante usando la caraffa d'acqua. Perfetto. Prendete l'accendino sul tavolino, laggiate abbandonate il libro e aprendo il portale a destra tramite la chiave della pentola, immagino intendesse. Ma io ho una chiave qua. Che credo sia questa, io credo sia questa. Non lo so. Va bene, possiamo anche fermarci qua.